E allora stiamo lontano dai prodotti industriali che contengono zucchero. Leggiamo bene l'etichetta del pane che compriamo nel mercato perché ci può essere lo zucchero. Nelle fette biscottate c'è generalmente lo zucchero. Nei piselli in scatola c'è lo zucchero, nella maionese c'è lo zucchero, nella senape c'è lo zucchero. C'è lo zucchero in una quantità di prodotti. C'è lo zucchero naturalmente nei dolciumi, certo. E quindi stiamo lontani dai dolciumi industriali e facciamoci di noi i dolci. Benvenuti al canale YouTube Germana Pagliaro. In questo canale troverete i video esclusivi della Moni Academy, l'unico percorso che ti aiuta a gestire gli stati di stress e ad avere un'energia incredibile, ma anche la rubrica Wellness Heroes, dove io intervisterò i veri e propri eroi del benessere e avremo dei contributi interessantissimi per la tua salute. Questo mese, questa inaugurazione la facciamo insieme al professor Franco Berrino con una fantastica intervista col quale parleremo di alimentazione sana, di zuccheri, ma anche e soprattutto di stress legato all'alimentazione. E allora metti un mi piace e iscriviti al canale per non perderti i prossimi contributi. A presto! Buongiorno professor Berrino, è per me un onore averla qui oggi per parlare di stress e di energia. La prima domanda che vorrei farle è da quanti anni si occupa di cibo e di alimentazione? Me ne occupo da più di 50 anni, da quando sono nati i miei bambini, e questo mi ha fatto, la nascita dei bambini mi ha fatto interrogare: ma cosa do da mangiare ai miei bambini? E da allora è stato un crescendo, poi me ne sono occupato professionalmente perché ho iniziato degli studi sulla alimentazione in rapporto al cancro e così via. E quindi parlo di 50 anni fa, e, e per quanto riguarda i miei studi, i primi studi sono cominciati alla fine degli anni 70 del secolo scorso. E ero andato a lavorare all'Istituto dei Tumori di Milano nel 75, ma per occuparmi, ero stato chiamato lì dal professor Veronesi per occuparmi di creare un registro dei tumori in Italia. E il primo registro dei tumori è stato fatto nella provincia di Varese, e, e poi però erano gli anni in cui l'Istituto dei Tumori di Milano era molto famoso per le ricerche di Veronesi sulla chirurgia conservativa del cancro della mammella, per le ricerche del professor Bonadonna sulla terapia, la chemioterapia adiuvante. E, e allora mi sono impegnato ad introdurre all'interno della ricerca dell'Istituto una scintilla per studiare anche la prevenzione del cancro, la prevenzione in rapporto allo stile di vita. E Bellissimo. così ci ho lavorato per 40 anni. Io la seguo da tanto tempo e quindi so quanto lei tiene molto al rapporto fra malattia e alimentazione, salute e alimentazione, la prevenzione. Oggi in particolar modo parliamo di un argomento a me caro, che è l'argomento stress, l'argomento in cui mi sono specializzata più di 20 anni fa dopo essere diventata una psicoterapeuta. E in particolar modo io volevo chiedere a lei, visto che è anche una persona che tuttora continua a viaggiare, fare corsi, organizzare conferenze, partecipare a convegni, come fa anche proprio lei a gestire questi stressor quotidiani? Ma anch'io sono un poveraccio come tutti, ho difficoltà a gestire gli stress quotidiani, no? E sai, il rapporto fra stress e alimentazione è più che lo stress alimenta l'infiammazione, cioè, influenza l'alimentazione, influenza l'alimentazione causando un'alimentazione infiammatoria. Non è tanto che possiamo
lavorare sull'alimentazione per ridurre lo stress? Un po' lo possiamo fare, ma abbastanza poco. Sai, lo stress è una difesa dell'organismo, tu mi insegni, una difesa nei confronti dei pericoli, no? Quando c'è un pericolo ci stressiamo e cambiano tantissime cose nel nostro corpo, si dilatano le pupille, si dilatano i bronchi per poter respirare meglio, si accelera il cuore, e si- lo stress, gli ormoni dello stress comandano al fegato di mettere glucosio nel sangue per poter nutrire i muscoli e così via. E il problema però oggi è che lo stress non ci viene tanto per la paura di un pericolo, di fronte a un pericolo, ma ci viene per mille problemi quotidiani, per l'incontro con il capo ufficio, per, per questa pressione che abbiamo costantemente dalla società, di essere molto efficienti, di essere molto produttivi. Abbiamo strutturato la società umana in un modo stressante. Anche gli iperstimoli che riceviamo costantemente e continuamente dagli smartphone, da tutto veramente. Allora, e noi ci difendiamo con il cibo, no? Abbiamo bisogno di un cibo eh, che, che attivi un po' il circuito della dopamina nel cervello. Abbiamo bisogno di un cibo dolce, perché lo zucchero attiva le stesse vie che sono attivate dalla cocaina ed è difficile difendersi da questo. Naturalmente eh, abbiamo bisogno di un cibo che fa ingrassare e allora ingrassiamo. Lo stress fa ingrassare. E allora, lo stress è caratterizzato anche da alcune misure molto interessanti, che sono la variabilità del ritmo cardiaco. Quando siamo stressati, riduciamo la variabilità del ritmo cardiaco. Il ritmo cardiaco ci sembra che sia sempre uguale. Se guardiamo in un elettrocardiogramma, vediamo a distanza, la stessa distanza fra un battito e l'altro. In realtà ci sono delle piccolissime variazioni, delle variazioni di millisecondi che non vediamo sull'elettrocardiogramma, ma che si possono misurare con delle macchine molto con degli strumenti molto sensibili. Ebbene, è importante che ci sia una buona variabilità del ritmo cardiaco. Se c'è una buona variabilità, si riduce la mortalità addirittura. È come se il nostro cuore fosse sempre pronto per affrontare le difficoltà della vita. Lo stress riduce la variabilità del ritmo cardiaco. Ma ci sono delle cose interessanti che invece aumentano la variabilità del ritmo cardiaco. E la più interessante è la dieta mediterranea tradizionale. La dieta mediterranea tradizionale è basata su cereali integrali, legumi, verdure, frutta, noci, nocciole, mandorle. Allora, questo modo di mangiare riduce un effetto importante dello stress, che è quello di ridurre la variabilità del ritmo cardiaco. E anche anche l'esercizio fisico ha questo effetto. E quindi cerchiamo di mangiare bene per educare il nostro gusto, per ridurre quella dipendenza da zuccheri che abbiamo e, e allora sarà anche più facile. A proposito dei zuccheri, le volevo chiedere, perché ovviamente è quello che capita a tutti, soprattutto la sera, quando siamo stanchi, torniamo a casa, apriamo la dispensa e ci ritroviamo merendine, biscotti, cioccolato, no? Anche cioccolato di cattiva qualità, a volte anche No, 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 zucchero. come? Non terrai mica queste porcherie nella tua dispensa. No, nella mia no. Non devono entrare in casa. Nella mia no, ma ho un passato di dipendente da zuccheri, purtroppo. Ma tutti, È iniziato da bambina. cosa importante è non fare assaggiare lo zucchero ai bambini nei primi 1000 giorni. 1000 giorni che cominciano dal giorno del concepimento, quindi la mamma che non mangi zucchero in gravidanza, fino al secondo compleanno. La cosa interessante è perché alcuni anni fa i colleghi cardiologi della American Heart Association, una potentissima associazione di cardiologi americani,
hanno rivisto tutto il danno che lo zucchero fa ai bambini. Lo zucchero aumenta la pressione, aumenta il colesterolo cattivo, diminuisce il colesterolo buono, aumenta i trigliceridi, aumenta l'obesità naturalmente. E hanno raccomandato di non far assaggiare lo zucchero nei primi 2 anni di vita. Però è bene cominciare prima in realtà, perché anche quello che mangia la mamma in gravidanza sarà qualcosa che piace ai bambini. E alla fine di ottobre di quest'anno è stato pubblicato un articolo molto interessante in Inghilterra. Hanno studiato le persone nate fra il 1951 e il 1956. Hanno scelto questo intervallo perché a metà di questo intervallo, nel settembre del 53, è cessato il razionamento dello zucchero. Fino al 1953 in Inghilterra lo zucchero era razionato, si poteva ottenere ma in piccole quantità. Con la liberazione dal razionamento è aumentato enormemente, subito più che raddoppiato il consumo di zucchero. Ebbene, queste persone hanno confrontato che cosa è successo alle persone che sono nate da mamme che non avevano mangiato zucchero in gravidanza e che magari anche nel bambino nei primi anni non ha mangiato, confrontato con le mamme che hanno mangiato zucchero in gravidanza. E cosa è venuto fuori da È venuto da fuori questa che se le ricerca? mamme hanno mangiato zucchero in gravidanza, il rischio di diabete è aumentato, ma 60 anni dopo, è del 60% superiore, il rischio di ipertensione è del Mamma mia. 25% superiore. Per cui, allora, non è detto che sia proprio lo zucchero mangiato dalla mamma in gravidanza, ma Però potrebbe. l'effetto che mangiare lo zucchero in gravidanza ha sulla schiavitù dello zucchero di chi nasce da queste mamme, che ti fa ammalare. Quindi niente zucchero in gravidanza, niente zucchero ai bambini nei primi anni di vita. Lo zucchero ha tutta una serie di effetti negativi sulla nostra salute, gli effetti metabolici sono ben conosciuti, ma c'è l'effetto sul cancro, per esempio, in particolare sul cancro della mammella. E più studi hanno trovato che le persone che mangiano più zucchero, eh, metti con quantità dell'ordine di 50-100 grammi al giorno, hanno un rischio circa doppio di ammalarsi di tumori della mammella. E dice, ma io non mangio 50 grammi di zucchero al giorno. Però Però se consideri quello che metti tu, che è molto poco, ma quello che trovi nei cibi già pronti, quello che trovi nelle bevande zuccherate, e allora è facile arrivare a 50-100 grammi al giorno, perché l'industria mette lo zucchero dappertutto, dappertutto. perché maschera un po' la cattiva qualità del cibo che ci vendono. E allora stiamo lontano dai prodotti industriali che contengono zucchero. Leggiamo bene l'etichetta del pane che compriamo nel mercato perché ci può essere lo zucchero. Nelle fette biscottate c'è generalmente lo zucchero. Nei piselli in scatola c'è lo zucchero, nella maionese c'è lo zucchero, nella senape c'è lo zucchero. C'è lo zucchero in una quantità di prodotti. C'è lo zucchero naturalmente nei dolciumi, certo. E quindi stiamo lontani dai dolciumi industriali e facciamoceli noi i dolci. Facciamoceli noi utilizzando la frutta per dolcificare, che vengono dei dolci buoni. Perché la cosa bellissima è che lo zucchero è fatto da glucosio e fruttosio, no? E noi quando digeriamo separiamo il glucosio e il fruttosio e assorbiamo il glucosio e il fruttosio. Il glucosio e il fruttosio ci sono nella frutta, ma lo zucchero aumenta la mortalità, la frutta no. Lo zucchero aumenta la gotta, il fruttosio aumenta la gotta, la frutta no. Lo zucchero aumenta il cancro, la frutta no. Perché nella frutta c'è il contravveleno dello zucchero, c'è una quantità di polifenoli, ci sono cose. State attenti in particolare a quegli imbrogli commerciali che si trovano anche in prodotti di ditte per certi aspetti nobili, le marmellate. Le marmellate che contengono solo gli zuccheri della frutta, oppure dolcificate con lo zucchero d'uva o con lo zucchero di E non mela. vanno bene. E no, 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 perché no. questi bastardi estraggono lo zucchero dall'uva
e poi dolcifico la marmellata, ma allora è come mettere lo zucchero. E Ah, quindi, ma perfino nei negozi biologici li trovate perfino nelle marche come Alce Nero, nelle marche come Natura Sì, no? Lo zucchero duro. E allora leggiamo bene le etichette e diffidiamoli. Molto bene mangiare una composta di frutta. La frutta è dolce, non c'è bisogno di aggiungere zucchero. E così anche ai bambini, no? È chiaro che il dolce piace. L'uomo è stato progettato per avere piacere dal dolce, perché normalmente le cose dolci della natura non sono velenose. No? È chiaro che a un bambino, anche appena nato, piace il gusto dolce, ma qual è l'intensità di gusto dolce che piace a un bambino appena nato, nei primi mesi di vita? il latte? Il latte della mamma? Latte della mamma. È assaggiato il latte della mamma, è dolce, sì, ma è appena appena dolce, no? Niente a che fare con una porcheria come lo zucchero. E quindi non diamogli delle cose più dolci del latte della mamma. Dei pediatri illuminati addirittura, il mio amico Proietti, per esempio, raccomandano perfino allo svezzamento di non dare la frutta, perché spesso si dà, sai, la mela grattugiata e Sì. così via, perché comunque abituiamo il bambino a un gusto molto dolce. Va bene dare la verdura, va bene dare la carota, la zucca, queste cose qui, e ritardare un po' addirittura la frutta, ma la frutta fa bene, non c'è nessun problema. Comunque, non abituiamo i bambini al gusto dolce, allora non saranno schiavi dello zucchero come molti di noi siamo. Anch'io Confermo, cerco di sono evitare una lo zucchero, schiava. però anch'io sono ancora schiavo del gusto dolce di quello zucchero che ho mangiato da bambino, da ragazza. Sì, sì, confermo, professore, io lotto, cioè per me è una decisione che devo prendere tutti i giorni. E quindi mi piacerebbe fare questo regalo a mio figlio, ma non è semplice, perché comunque per quanto tu possa impostare l'alimentazione casalinga, poi vivi in una comunità, poi tra l'altro noi siamo in Sicilia, in cui i dolci abbondano in tutti i tipi, quindi confesso che non è facile, lo confesso. In Sicilia si fanno i dolci con le mandorle ci proteggono un pochettino, perché il grasso delle mandorle rallenta un po' la velocità di assorbimento del glucosio, però sono sempre troppo dolci. Mi diceva uno chef della scuola alberghiera di Trapani che la ragione principale per cui nel cannolo siciliano ci mettono così tanto zucchero che è stucchevole è che lo zucchero costa meno della ricotta oggi. Ma il cannolo siciliano, riempito solo della vostra meravigliosa ricotta di pecora, è dolce, è buonissimo così, senza bisogno di mettere zucchero. Quindi fatevelo voi il cannolo con la vostra ricotta. Ma sai, la cosa più drammatica oggi sono le bevande zuccherate. Nei grandi studi epidemiologici, quelli che hanno seguito centinaia di migliaia di persone per molti anni per vedere che cosa queste persone hanno compilato dei questionari alimentari e vengono seguiti nel tempo per vedere chi si ammala, chi non si ammala, che differenze c'erano fra chi si ammala e chi non si ammala. Un bicchiere al giorno di bevande zuccherate aumenta la mortalità di circa tra l'8 e il 10% nei vari studi. Un bicchiere al giorno. E- è drammatico. Il- e per di più, queste bevande sono messe in lattine di alluminio. Sai che metà dei bambini italiani bevono quotidianamente bevande zuccherate. Ebbene, queste lattine hanno dentro, sono state spalmate di una sostanza per evitare il contatto del liquido con l'alluminio. Questa sostanza si chiama bisfenolo A ed è un potente estrogeno.
è probabilmente una delle cause della sterilità maschile, della sterilità dei ragazzi oggi. I ragazzi sono sempre più sterili, e anche dell'impotenza, perché se un uomo beve ma mangia degli ormoni femminili diventa impotente, e questo bisfenolo A si associa a tutte le altre cause di disfunzione ormonale, che sono soprattutto i veleni dell'agricoltura. Molti veleni dell'agricoltura hanno un'azione ormonale, e quindi ditelo ai ragazzi: questa roba vi fa male, fa male alla vostra sessualità, fa male alla vostra fertilità. Stiamo lontano dalle lattine. Anche la birra, se vi piace una birra, bevetela in bottiglia, non bevetela in lattine. Sono criminali questi che producono le bibite in lattine. Anche le bevande zero. È interessante che praticamente l'effetto sulla mortalità è uguale a quello delle bevande zuccherate. Le bevande dolcificate con aspartame, con sucralosio, con la stevia, sai, le bevande verdi, e hanno in particolare l'effetto di aumentare molto il rischio di diabete. E come fanno a aumentare il rischio di diabete se non c'è glucosio lì dentro? Perché quando il nostro intestino sente arrivare un gusto 200 volte, 500 volte più dolce dello zucchero, spalanca le porte per assorbire il glucosio. Quindi se tu metti una fogliolina di stevia nella tua tisana e non mangi niente, non può salire la glicemia perché non c'è glucosio. Ma anche se mangi anche solo un biscottino, ti salirà di più la glicemia che se ci avessi messo lo zucchero. Proprio per questo effetto che noi sentiamo il gusto nell'intestino. Stiamo lontani da queste porcherie. Poi gli studi mostrano che l'aspartame in particolare è cancerogeno, ma anche l'acesulfame, e, e anche se la cosa naturalmente è molto controversa, perché l'aspartame ha un business talmente importante che le agenzie di regolazione del cibo, come la nostra EFSA, sono così influenzate dalle lobby di big food che, eh, che, eh, comunque non prendono in considerazione l'idea di proibire questa cosa, perché sarebbe un danno economico grandissimo. Ma anche l'eritritolo, la stessa cosa. L'eritritolo è interessante perché è un po' meno dolce dello zucchero ed è un alcol, come lo xilitolo, il maltitolo, no? Che però in generale questi alcoli hanno un effetto, possono causare diarrea, no? In Australia, per Sì, esempio, sì, sì, è proibito lo dolcificare il cibo dei scrivono. bambini con queste cose qua. L'eritritolo ha meno l'effetto diarroico, e per cui è stato utilizzato anche da delle marche biologiche importanti. Hanno deciso, vendono questo panettone senza zucchero dolcificato con eritritolo. State lontani da questa roba, perché gli studi mostrano che l'eritritolo aumenta la coagulazione del sangue. Gli studi sono stati fatti su persone cardiopatiche, e l'eritritolo è associato ad un aumento di trombosi, per cui eh, forse è meglio un po' di zucchero. Tra l'altro io ho la mutazione dell'NHTFR, quindi sono già più predisposta alle di questo tipo di malattie, alle trombosi, quindi veramente ho fatto male a utilizzare l'eritritolo. Sono pochi studi, però eh, non dobbiamo mangiare della roba che non fa parte del cibo dell'uomo. L'uomo non ha mai mangiato zucchero nella storia dell'umanità, fino al Settecento praticamente, quando si è visto che si poteva far crescere la canna da zucchero nel Centro America, no? La produzione della canna da zucchero è stata una delle principali cause della tratta degli schiavi. Lo zucchero è arrivato in Europa, ma era un prodotto caro, era dei ricchi. I ricchi che mangiavano tanta carne, tanto zucchero, infatti si ammalavano di gotte, no? Lo zucchero il fruttosio è una causa
della gotta, ma fino all'inizio del Novecento lo zucchero era pochissimo consumato. Nell'Ottocento però Napoleone aveva saputo che si poteva estrarre lo zucchero dalla barbabietola, allora ha fatto nascere i primi zuccherifici, anche lì era una guerra commerciale tra la barbabietola e la canna. E, però poi è aumentato tanto per cui arriviamo a mangiare delle quantità di zucchero, qualche cosa come 70 kg all'anno, eh, perché l'industria alimentare poi si è impadronita di questa meraviglia che fa sembrare tutto buono e che soprattutto crea dipendenza. Eh, Mangiamo perché siamo drogati. Sì, sì, vero, vero, proprio si altera il gusto. Quando lei mi diceva mangiamo il cannolo con la ricotta naturale, perché la ricotta naturale di pecora, tra l'altro questa che abbiamo qui in Sicilia, è naturalmente dolce. Non so quanti siciliani storceranno il naso, perché ormai sono abituati a un tipo di gusto, quindi bisogna, penso, piano piano adottare nuove abitudini. E in particolar modo le volevo chiedere un'ultima cosa che è proprio sull'energia. Il concetto di zucchero mi rimanda anche non solo all'energia, ma anche a tutto l'utilizzo di sostanze come può essere la caffeina, ma anche la taurina, tutte queste bevande, a proposito delle lattine, mi diceva che tendono a... Ho visto al supermercato una cosa pazzesca, ci sono queste bevande energetiche, ma tantissime marche, vabbè, con delle quantità di caffeina enormi, eccetera. Ma sai, per sentirsi bene se tu mangi, fai una colazione ricca di zucchero, di farine raffinate che fanno alzare molto rapidamente la glicemia, hai una reazione insulinica. E il pancreas produce rapidamente insulina che ti fa abbassare rapidamente la glicemia, ti manda in ipoglicemia. Molte persone a metà mattina sono in ipoglicemia, devi uscire dall'ufficio per andare a prendere un caffè con la brioche, oppure anche solo il caffè perché gli ormoni dello stress aumentano la glicemia. E quindi prendi un caffè e ti senti subito bene. Gli insegnanti lo sanno, perché gli insegnanti sanno che i bambini nelle prime ore del mattino sono attenti, ma verso la fine della mattinata non sono più attenti, non possono più stare attenti, perché il cervello non funziona, il cervello è il principale consumatore di glucosio, e se tu sei in ipoglicemia il cervello non può funzionare bene. E allora questi bambini sono distratti, nervosi, cattivi, no? E allora gli si fa la diagnosi di ADHD, Attention Disease Hyperactivity Disorder, e gli diamo i tranquillanti per questa malattia che abbiamo inventato. È terribile quello che stiamo facendo, è terribile quello che sta facendo lo zucchero. Non c'è nessuna ragione al mondo perché la colazione debba essere così dolce. Certo, è solo un'abitudine, è solo un'abitudine. Ma quindi come possiamo aumentare i nostri livelli di energia attraverso il cibo? Quindi lei parlava dell'alimentazione mediterranea con i cereali integrali, tutto ciò che può darci un'energia sana, no? Andiamo a mantenere equilibrata la nostra glicemia, no? Il contadino una volta mangiava al mattino l'avanzo della pasta e fagioli della sera e aveva un'energia per lavorare nel campo fino a mezzogiorno. Perché? Perché questa pasta, i fagioli rallentano la velocità di assorbimento del glucosio, la pasta ha un indice glicemico molto basso e allora ti permetteva di mantenere costante la tua fonte di energia, cioè il glucosio nel sangue, e fino all'ora di pranzo. E poi, invece se mangiamo le merendine siamo fregati, non possiamo mantenere la nostra energia. E poi c'è il mito, naturalmente, il mito che per essere forti bisogna mangiare tanta carne, no? E questa è una credenza stupida, idiota, senza nessuna dimostrazione, tant'è vero che ci sono dei bravissimi atleti che sono completamente vegetariani, o addirittura vegani, e che prendono le proteine dai vegetali, le proteine dai legumi e dai cereali. Se prendi cereali e legumi hai esattamente tutto quello che hai bisogno in termini di proteine. Ci sono tutti questi ragazzi stupidini
che al mattino si mangiano 5 bianchi d'uovo, perché il bianco d'uovo è fatto di proteine, perché vogliono pompare i loro muscoli, no? Le mamme sono costrette a mangiarsi 5 rossi d'uovo, e gli sale il colesterolo. E invece è bellissimo perché c'è uno studio, anni fa è stato pubblicato uno studio che ha mostrato che è molto più efficace mangiare l'uovo intero per nutrire i muscoli che non mangiare solo il bianco d'uovo. Ma poi perché devi gonfiare i muscoli? Una volta che i muscoli ce li hai, e servono le proteine per sviluppare i muscoli, certamente, allora bisogna farli funzionare. E non li fai funzionare con le proteine, li fai funzionare con dei carboidrati di buona qualità, non lo zucchero, non la farina bianca, ma il pane integrale, la pasta, il riso integrale, l'orzo decorticato, il meglio, il farro. E queste sono le cose che danno forza ai nostri muscoli. State Grazie, lontani in professore. particolare da quei preparati che purtroppo le palestre promuovono, di Sì. amminoacidi ramificati. Gli amminoacidi ramificati aiutano a gonfiare i muscoli, a far sviluppare i muscoli. Quindi se vuoi fare il culturista, se vuoi mostrare i tuoi bei bicipiti, pompati gli amminoacidi ramificati e cresceranno di più. Non saranno necessariamente più forti, ma cresceranno di più. E allora se ti piace quel tipo di bellezza, bene. Ma per la pratica sportiva va bene mangiare le proteine, anche un po' più di proteine, ma non prendete questi integratori, perché questi integratori stimolano un oncogene particolare che si chiama mTOR, che, che serve per far crescere, che serve ha la sua funzione importante per stimolare la sintesi delle proteine e così via, ma è anche uno degli oncogeni dei geni più importanti per lo sviluppo del cancro. Quindi mangiamo gli amminoacidi ramificati che ci sono nei cibi, ma non mangiamo soltanto degli estratti di amminoacidi ramificati. Molto bene la ricotta, Eh, molto bene l'uovo, certamente, ma non gli estratti, non le polverine. Sì, tutto ciò che è finto, fondamentalmente quello che lei raccomanda moltissimo è proprio l'idea di mangiare come ha sempre mangiato l'uomo per millenni. Poi dagli ultimi veramente 150 anni è cambiato tutto e adesso ha una velocità sempre maggiore. È Anche chiaro che meno, negli ultimi 70 anni è cambiato tutto. grazie, io prima di salutarla volevo che lei ricordasse a tutti quello che lei ha consigliato a mio figlio quando ci siamo incontrati alla sua conferenza e lei l'ha guardato e gli ha detto mi raccomando mastica bene. La gente, tantissime persone soffrono di un intestino che non funziona, che è stitico oppure colitico, la pancia gonfia e così via. E allora mangiamo il cibo vero, mangiamo il cibo sano e mastichiamolo bene, perché se non mastichiamo non digeriamo gli amidi. Gli amidi sono digeriti prevalentemente dalla saliva e bisogna mescolare il cibo con la saliva, altrimenti arrivano nell'intestino non completamente digeriti, fermentano, gonfiano, fiammano. E l'intestino che non funziona è una delle principali cause dell'infelicità su questo pianeta. Grazie professore, grazie mille. Auguri a tutti.